Ci siamo sempre chiesti se fosse possibile rifare dei documenti all'estero. Ovviamente la risposta a questa domanda è sì, perché metti caso che venga smarrito o venga rubato, ovviamente si può andare in urgenza all'ambasciata per poter chiedere almeno un foglio per viaggiare, comunque un foglio di via per poter tornare in Italia. Ebbene, noi invece abbiamo fatto di più. Circa 8 mesi prima che scadesse il passaporto abbiamo cominciato a scrivere a tutte le ambasciate italiane presenti in Sud America, perché abbiamo scritto a Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Cile, Bolivia e Perù, chiedendogli proprio, spiegandogli la nostra situazione, per cui siamo una famiglia che viaggia per il mondo. A settembre entriamo negli ultimi 6 mesi del passaporto di nostra figlia, avremo bisogno di rinnovare il passaporto senza dover tornare in Italia. È possibile rifare, comunque cominciare a chiedere, a entrare in quella parte di burocrazia per rifare il passaporto solo quando ti trovi negli ultimi 6 mesi di validità del passaporto, non prima. Per cui noi ci siamo mossi prima proprio perché volevamo non arrivare all'ultimo, anche perché un'altra curiosità, moltissimi paesi pongono un limite all'ingresso, ovvero devi essere in possesso di un passaporto che abbia almeno 6 mesi di validità residua. Per cui abbiamo scritto e abbiamo ricevuto alcune risposte molto divertenti, tra cui per poter venire a rifare il passaporto da noi devi prima cambiare la residenza, oppure non è possibile, devi ritornare in Italia, oppure tutto dipende dal funzionario che troverai quel giorno. Tutte risposte abbastanza vaghe e soprattutto non molto utili per poter pianificare un viaggio. Invece il Cile è stato l'unico paese che si è dimostrato fin da subito collaborante e ci ha detto benissimo, non c'è problema. Il giorno in cui entrate negli ultimi 6 mesi di validità residua, prenotate un appuntamento, portate delle fototessere, qua ci sarà da pagare delle tasse e noi rifacciamo il passaporto. Chiedere il rinnovo del passaporto, molto semplice, ti presenti in ambasciata e se trattandosi di un minore devono essere presenti entrambi i genitori, devi portare il passaporto vecchio, devi portare 2 fototessere formato passaporto e devi portare ovviamente i soldi per pagare la tassa, che ammonta, in Cile noi abbiamo pagato 120 euro. 120 euro. Noi ci siamo presentati in ambasciata il giorno del pattuito, che avevamo l'appuntamento, e qui un funzionario gentilissimo ci ha fatto tutte le domande di rito, ci ha chiesto quanto fosse alta Rebecca, ha chiesto il passaporto vecchio, che però noi gli abbiamo chiesto di ridarcelo perché volevamo tenerlo come un ricordo e soprattutto perché conteneva il timbro di ingresso in Cile, per cui ci sarebbe servito anche poi per l'uscita. E sostanzialmente in 20 minuti, abbiamo pagato la tassa ovviamente, in 20 minuti lui ci ha dato, per cui ci ha fatto aspettare 10 minuti, ha stampato il passaporto e ce l'ha dato, perché noi siamo entrati con il passaporto vecchio e siamo usciti con il passaporto nuovo. Tra quando siamo arrivati e quando siamo usciti è passata circa un'oretta. La cosa che dobbiamo dire, spezzando una lancia a favore dell'ambasciata italiana in Cile, è che è molto più veloce di quello che è richiedere un passaporto in Italia. Assolutamente quasi sì. vale la pena andare in Cile per poter chiedere il passaporto, ecco. È uno scherzo, però il succo è questo. Quindi sì, è possibile ovviamente rinnovare il passaporto all'estero. Lo stesso giorno in cui siamo andati in ambasciata abbiamo deciso di vedere anche Santiago del Cile col nostro amico, che ci ha portato in alcuni luoghi iconici, che sono per esempio il Cerro Santa Lucia, che è proprio come una vera e propria collina, ma è una collina alla fine costruita, quindi ci sono proprio delle scale per salire, c'è un bellissimo panorama in alto, in basso c'è anche addirittura una sorta di feria artigianale, quindi dove vengono venduti dei manufatti dell'isola di Pasqua, insomma tante cose particolari. Questo canto tipico mapuche.
E Cerro Santa Lucia è costruita su un sito dove era costruita, diciamo, una fortezza inca, perché anche il Cile era stato, anche il Cile era territorio della civilizzazione inca. Purtroppo non ci sono più resti, è stato distrutto tutto ed è stato poi costruito in seguito alla colonizzazione spagnola questo cerro, molto molto carino. Ce ne avevamo parlato in realtà come di un luogo poco sicuro, ma come della città di Santiago in generale, però ci siamo trovati bene. La visita all'incirca dura una mezz'oretta, un'oretta se ci si vuole fermare, eccetera. Non è a pagamento, è completamente gratis e quindi vale davvero la pena visitarlo. Cerro Santa Lucia noi l'abbiamo amato anche per il fatto che prima di tutto i gradini non sono tutti regolari, si trattano di rovine, e questa cosa è stata apprezzata soprattutto da Rebecca, che ci ha fatto un po' da guida in questo percorso. E poi una volta arrivati in cima c'è anche un bellissimo panorama sulla città e soprattutto sulle montagne che dalla città sono apprezzabili. Alcune persone vengono qui a mangiare, soprattutto in pausa pranzo, si portano la loro schiscetta, chiamiamola, il loro pranzo al sacco, e vengono qua a godersi un attimo di relax. Non possiamo dire che c'è silenzio perché ovviamente ci troviamo in mezzo alla città e il Cerro Santa Lucia è un po' come se fosse una specie di rotonda una grande rotonda su cui è stato costruito questo monumento, quello che adesso è un monumento. Abbiamo apprezzato anche numerose fontane che richiamano un po', non dico lo stile italiano, però lontanamente ci fanno ricordare alcune delle fontane che abbiamo anche noi in Italia. Poi da qua ci siamo trasferiti in un'altra parte della città, sempre nel centro storico. È possibile spostarsi da una parte all'altra della città di Santiago con la comodissima metropolitana. Noi da qua ci siamo spostati nella zona della cattedrale. La cattedrale metropolitana, purtroppo, che è stata costruita all'incirca nel XIV secolo, è stata distrutta da 4 terremoti diversi. Pazzesco, perché ovviamente il Cile è una zona altamente sismica. In Cile è avvenuto negli anni 70, non ricordo giusto l'anno, il terremoto più forte che sia mai avvenuto in tutto il mondo, che ha distrutto completamente una città. Anche nella città del nostro amico Curicó ci sono tuttora degli edifici che non sono stati rimodernati e che quindi sono stati distrutti dal terremoto. Parlando di terremoti, non so se vi ricordate quello che avevamo già accennato quando sono andato a visitare il vulcano Chaitén. Se ti sei perso il video te lo linkiamo qui sotto. Anche in quel caso, proprio perché il Cile è una zona sismica, come diceva Elena, un paese è stato addirittura diviso a metà. Questo è il Cile. E poi da qui abbiamo visitato uno dei quartieri che desideravamo di più vedere, che è il quartiere Bella Vista. Un quartiere hippie, un po' bohemian anche, e colorato. Abbiamo mangiato un cono di patatine fritte con 10 salse diverse alla bellezza di 2000 pesos, quindi 2 euro circa. Mira Alexi, tiene un poco de papas? Super gozzoso. Sì, il quartiere è molto bello, è uno dei più cari dove poter alloggiare a Santiago. Ovviamente noi eravamo ospitati a casa del nostro amico nella vicina Curicó. Comunque davvero molto apprezzato. E poi la famosa Plaza de Armas, quindi la piazza centrale dove ci sono presenti alcuni degli edifici più
importanti e più significativi della storia di Santiago. Qui per esempio c'è il Palazzo della Moneda, che durante il golpe di Stato cileno è stato completamente bombardato sia dall'aviazione militare che dall'esercito golpista. Inerente a questa parentesi triste del Cile, sono andata a visitare da sola il Museo della Memoria. Il Museo della Memoria, che è davvero un edificio molto bello, gratuito come tutti i musei della memoria, e che mi ha permesso di conoscere più a fondo, con diversi video e altre strutture interattive, la storia triste, molto contemporanea del Cile. Quindi adesso vi lasciamo al video che ho fatto all'interno del museo. Noi sconsigliamo la visione di questa parte di video ai bambini e a tutte quelle persone che sono sensibili. La catena di eventi che determinò il colpo di Stato ha origine nel risultato delle elezioni presidenziali del 1970, che vide prevalere la coalizione di sinistra dell'Unità Popolare sulla coalizione di destra composta da Partito Nazionale e Democrazia Cristiana. In accordo con la Costituzione, il Congresso risolse la situazione di stallo creatasi votando per l'approvazione della maggioranza relativa ottenuta da Allende. Diversi settori della società cilena continuavano a opporsi alla sua presidenza, così come gli Stati Uniti, che esercitarono una pressione diplomatica ed economica sul governo. Il generale Pinochet, alla guida dell'esercito, prese il potere con un colpo di Stato l'11 settembre 1973, cingendo d'assedio il palazzo presidenziale, attaccandolo via terra e bombardandolo con dei caccia di fabbricazione britannica. Allende morì nel corso dell'attacco. Le cause della sua morte sono rimaste controverse. La tesi ufficiale, divulgata subito dopo l'attacco, fu che Allende si fosse suicidato con un fucile mitragliatore AK-47 che stava utilizzando durante l'assedio, e la stessa autopsia etichettò il suo decesso come suicidio. Tuttavia, soprattutto da parte degli oppositori al nuovo regime, sia in Cile sia all'estero, si sostenne subito la tesi dell'assassinio da parte delle truppe di Pinochet durante l'irruzione finale all'interno del palazzo che stava difendendo. La giunta militare ebbe inizialmente la forma di un quadrumvirato: Pinochet dell'esercito, Gustavo Guzmán dell'aviazione, José Merino Castro della Marina, César Mendoza Durán dei Carabinieri. I quattro si erano accordati perché tale meccanismo garantisse una presidenza a rotazione, ma Pinochet riuscì a persuadere gli altri 3 membri ad appoggiare una giunta a guida unica. Pinochet si mosse subito per consolidare il suo controllo contro ogni opposizione. Il 12 settembre furono nominati dei militari come nuovi ministri e il 13 la giunta militare sciolse il congresso e assunse anche il potere legislativo. Desde el museo se me invitó a participar en este proceso de restauración. Importante fue discutir la manera, qué es lo que se esperaba de la restauración, qué se buscaba con esta intervención. Y llegamos al acuerdo o al consenso, digamos, de que era importante mantener a la vista los daños, los deterioros, como la huella de la violencia. A mí me provoca mucha emoción porque creo que es como sobreviviente. Bueno, hay tantas personas que no sobrevivieron y este es un objeto que cuenta una historia de un momento muy crítico que marca nuestra historia, nos marca a todas las personas
que vivimos en este país, y por eso yo creo que también es importante cuidar sus huellas, cuidar su rastro, ¿no? Esta idea de que tenemos que conocer nuestra historia para no repetirla, por ejemplo. Los 3.500 y 4.000. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que está en estos movimientos control de salida, pero al mismo tiempo, como ustedes pueden comprobar, hay otros que están ingresando. Entonces, es una fluctuante que solamente en la noche y muy tarde puede establecerse cantidades definitivas. ¿Cuántos están ustedes ayer? ¿Cuántos hay? De detenidos. Hay dos tipos, hay unos detenidos que lo están por imperio de la ley de estado de sitio. Es el mínimo que no va a salir nunca, porque son responsables de graves delitos cometidos contra la comunidad. Ahora, hay otra cantidad de procesados que están a cargo de los tribunales. Esos nosotros no tenemos ninguna injerencia en el interés de ellos, por cuanto el Poder Judicial es absolutamente independiente y el Ejecutivo no tiene nada que, no tiene medidas que tomar con ellos. Oder potenzielle Hemmschüsse. Sie vertilgen auch Bazillen des marxistischen Krebsgeschwürs. Die Rekruten der professionellen apolitischen Armee Chiles zerreißen und verbrennen unter den Augen ihrer Offiziere Bücher, Bilder und Schallplattenlinken wie Hals. Die größte Aktion dieses Spiels 12 Tage nach Allendes Sturz. Entschuldbare Auswüchse der ersten Revolutionsstunden können das nicht sein. Der Pressesprecher der Militärjunta erklärt am Tag darauf, die chilenische Armee sehe es nicht als ihre Aufgabe an, Ideen zu verfolgen, sondern gesetzeswidrige Taten zu bestrafen. Faschistische Tendenzen hege die Militärjunta nicht. Anhänger der Volksfront haben diese totale Repression vorausgesagt. Ich hörte ihnen ungläubig zu. Sie kannten ihre Gegner. Diese Aktion, die schlimme Erinnerungen weckt, kann nur den Hass und die Resistenz der geschlagenen Linken hervorbringen. Die
die dann zur Rechtfertigung einer harten Repression dienen. Lo terrible fue, digamos, que al compañero que cae conmigo, lo amarran sobre una mesa y lo golpean en la espalda. Y le destrozan, digamos, la cara. Subimos al vehículo, nosotros éramos como una filtración de hombre. Subimos al vehículo y allá una pata que no se puede describir. Había como una docena de hombres de marino joven que mi hijo tenía 21 años mayor. Estuvo pegando y desde el primer día, la segunda y la décima pues seguían quebrados. Me golpearon mucho la cara, pero no eran golpes como así, no, pero eran muchos. 50, ahí se cambiaba el tipo, 50 más, y bueno, eso significó que no me fracturaron, sino que me produjeron una lesión en la ATM, la articulación temporomaxilar. A mí me llevaron un momento determinado la primera tortura por este pasillo. Ya quiero decir que también ahí al fondo había un baño, y ese baño cumplía algo estratégico. ¿Ya? Ese baño colinda con una sala de tortura que al dar la vuelta por arriba está la sala de tortura al lado. Y muchas veces se escuchaban las torturas de la gente. Y cuando había, sobre todo la gente del BIM, que se comunicaban entre ellos, se podía saber hasta dónde duraba la tortura y qué es lo que podía soportar el compañero. Porque muchos compañeros en realidad se quebraban, y es lógico ante tanta corriente, tantos golpes, etcétera, etcétera. Estoy en ese rincón cuando en la noche aparece Erwin Mangiuri, ¿ya? Y aparece con Bárbara Uribe. Dos jóvenes. Al levantarme la venda veo al joven Mangiuri y su compañera Bárbara Uribe. Quiero recordarlo especialmente a ellos porque también integraron la lista de los 119 desaparecidos. Nos torturaron mucho, toda la noche, pusieron radio, obviamente que siempre había una radio sonando, ya, para que la gente que transitaba por afuera sintiera que había música y no delitos de tortura. ¿Ya? Y ellos también desaparecieron, pero no especialmente a ellos. Entonces también es una situación que al final a la larga... El día 8 y Fernando Ávila la pinta ceniza. Y ahí veíamos cuando sacaban a la gente para el velódromo y cómo llegaban en la tarde. Llegaban a llevarlos a interrogar. Así que salí en ese grupo el día 8 y Emilero allá. Y los viejos dando la mano con ánimo, fuerza, compañía y todo. Llegamos allá y por el medio del velódromo con una manta. Las frazadas que usábamos, y ya tanto uso los tejidos se gastaban. Así que uno perfectamente podía fijarse en una persona y la reconocía, se daba cuenta quién era. Y me toca el grupo Puma, el número 7. ¿Por qué? Porque él salió militar por el altavoz y llama el número 7 del grupo Puma. Así que ahí uno se paraba y partía allá. Y ahí lo tomaban y lo llevaban a las salas de interrogatorio. Así que me paré, me tocó un militar de la aviación que con el fusil me empujaba la culata. Y llegamos a una parte de un escritorio que estaba sobre una plancha de fierro. Y allá había dos oficiales y uno de pie. Y yo digo, porque se veía por el tejido de la frazada. Y lo primero que hacen es que me ponen la venda, que ya mojada, ponen 2 llaves en la cabeza. El susto a mí, cuando le dan, lo veo yo que siento el golpe corriente que llega, y el susto fue más susto que nada, me hago así. Y me dice, ¿soy enfermo del corazón? Sí, señor.
ya le dice al otro, sácale las llaves y me las ponen aquí entre medio de las penas. La notte del 5 ottobre 1988 si tenne in Cile il plebiscito per decretare se il popolo volesse conferire a Pinochet un ulteriore mandato di 8 anni come Presidente della Repubblica. La vittoria del no fu del 55,99%, portando alla fine della dittatura. Compatriotas, lugar de presidio y de tortura. Decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira, nunca más atropellos hemos dicho y lo reiteramos hoy solemnemente que la conciencia moral exige que se esclarezca la verdad.